le regole che regolano le produzioni dei brand del lusso e non solo. Ciao, sono Ornella Uzzino e se non mi conosci, io produco borse conto terzi, ho un canale YouTube, uso molto i social, faccio tutto a Napoli, sono rimasta qui nella mia terra a raccontare questo lavoro bellissimo che è quello delle produzioni conto terzi, tornato molto in voga in questo periodo che purtroppo fra coronavirus e problemi vari vede delle criticità, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Il mio motto è: compra sempre borse originali, e di qui si apre un mondo, perché le borse originali sono sempre state additate o comunque legate alle firme del lusso e sotto certi punti di vista è giusto, perché la contraffazione è nata un po' da questa idea di possedere a tutti i costi una borsa originale e quindi una borsa di una grande firma. Io mi batto da tanto tempo per lottare quest'idea che le borse originali sono solo quelle legate al mercato dei brand del lusso. In realtà originale è una borsa che è prodotta attraverso il mercato legale e segue delle piccole regole. Ovviamente quelle che ti vado ad esplicitare è un modo semplicistico di farti capire come avvengono le grandi produzioni, come le grandi firme di moda un pochino vengono da me o da altri terzisti a subappaltare o ad appaltare i lavori, e quindi quelle borse che tu poi vedi nei negozi e che sono spesso molto contraffatte vengono prodotte tante volte in Italia a discapito di quello che si racconta, in un mercato sempre più fiorente, sempre più legale rispetto ad altri anni fa, perché è migliorato anche il controllo. Ma andiamo per gradi. Una delle cose principali che c'è da capire è che i grandi brand, le grandi case di moda, quindi parlo di brand tipo Dior, Fendi, Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton e così Versace, Dolce & Gabbana eccetera eccetera, molto spesso non sono case di moda che a sé stanti, e quindi non è che Gucci appartiene ancora al signor Guccio Gucci buonanima, in realtà sono semplicemente state inglobate in delle multinazionali. Le due più famose al mondo sono appunto il gruppo LVMH e il gruppo Kering, entrambi francesi. Poi ci sono tutta un'altra serie di multinazionali, tipo quella di Michael Kors che detiene Versace Jeans e tutta un'altra serie di brand. Ovviamente Kering e il gruppo LVMH non detengono soltanto questi brand che ti ho detto, ma anche dei sottobrand, però questo è per fare una linea generale, cioè i brand che prima erano delle case di moda che avevano sede in Italia, che producevano in Italia, che sono nate dalle botteghe e in realtà adesso appartengono a delle multinazionali. E questo perché te lo spiego? Perché le dinamiche cambiano notevolmente. Anni fa le produzioni magari erano gestite più in maniera localizzata, anche perché i numeri che si facevano erano molto più localizzati, molto minori rispetto a quelli che si fanno in ampia scala vendendo in tutto il mondo. Uno dei motivi principali in cui è importante definire il fatto che ci sono delle multinazionali alle spalle è che molto spesso chi gestisce tutto questo ambaradan, anche la gestione a capo della filiera del Made in Italy, sono magari maison francesi o comunque multinazionali che si trovano all'estero e quindi si trovano a ragionare con delle politiche e delle dinamiche molto distanti spesso da quelli che sono i nostri territori burocratizzati, con tutta una serie di diversità da regione a regione, da città a città, da quartiere a quartiere, ma questo già ce lo siamo detti. In linea generale l'Italia è conosciutissima proprio per il Made in Italy, per la capacità attraverso la manifattura di creare arte, i brand ne stanno riprendendo consapevolezza, il consumatore finale ha bisogno di vedere chi produce le cose che va a comprare in negozio, per questo tanti brand stanno necessariamente insediandosi nei territori e creando le loro aziende, perché ovviamente il consumatore è sempre più informato, sempre più vicino a quello che è il brand, e quindi il brand ha bisogno di giustificare, lo metto fra virgolette facendo anche i segni, giustificare il prezzo che fa pagare per il prodotto che dà, che come sappiamo, e che ci ho fatto un video, lo scrivo sempre, ovviamente il prezzo di un prodotto qualsiasi esso sia non è il prezzo di produzione soltanto, ma ha tutta una serie di costi accessori, ma non è in questo video che ne vogliamo parlare. Tornando a come si gestiscono le produzioni e quali sono le regole.
regole. La multinazionale ha la sede poi in Italia, che sviluppa il prodotto e che poi ha tutta la sottofiliera che sviluppa tutte le produzioni, perché ovviamente parliamo di migliaia e migliaia di pezzi su articoli. Io parlo di borse, ma parliamo anche di cinture, di scarpe, del portachiavi, della piccola pelletteria inteso come il borsellino, come può essere il portafoglio più complesso e così via. Tutte le grandi maison, ti dicevo appunto, ti ripeto, Chanel, Dior, Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Yves Saint Laurent, Valextra, quelle che mi vengono in mente poi man mano, The Bridge che è tornata in Italia, ma ce ne sono veramente una miriade e varrebbe anche la pena censirle tutte quante. Insomma, producono in Italia. Dove producono? In molte zone d'Italia, anche le più disparate. Quelli ovviamente che sono i poli più grandi sono il polo della Toscana, il polo della Campania, le Marche, ma anche nel sud Italia c'è la Puglia, dei piccoli centri anche in Sicilia, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte. Insomma, l'Italia è ricca da questo punto di vista di località produttive. Ovviamente ogni regione, anche il Lazio, la Liguria, hanno dei siti produttivi, però a livello proprio industriale, che hanno pure una tradizione molto molto antica, parliamo dei grandi centri quali la Toscana, che fa molto brand, la Campania, il Veneto, le Marche, ognuna con delle specialità e delle cose. Quindi che succede? Che il brand, la multinazionale che ha sede all'estero, che però ha anche le sedi in Italia, che sta sviluppando le fabbriche in Italia, dà ramifica e dà il lavoro. Come fa a scegliere i terzisti? Qui viene la prima regola fondamentale, strana, perché ti fa capire di quanto in certi casi la pelletteria sia un settore molto di casta, e quindi i terzisti molto spesso vengono scelti per passaparola. Quindi se questa cosa era molto valida fino a qualche anno fa, perché ovviamente c'erano poche informazioni, no? E quindi se tu dovevi scegliere un terzista andavi da quello che vendeva i macchinari, da quello che faceva assistenza ai macchinari, da chi vendeva gli accessori, dalla conceria, a chiedere se aveva un gruppo affidabile, di persone affidabili da segnalare. Così nasceva una sorta di, come dire, di intermediazione, dove la conceria o il tipo di turno faceva da veicolo per il gruppo X e Y, il che nulla di che, perché come dire, è come quando tu raccomandi qualcuno a una persona e quindi li metti in contatto. Questa cosa poi si è cominciata a distorcere un pochino, perché ovviamente non tutti i terzisti sono stati all'altezza dei lavori che gli venivano affidati, e non tutti i brand sono stati all'altezza poi dei terzisti con cui si sono trovati a collaborare. Sono nate una miriade di difficoltà, compreso che spesso gli intermediari hanno cominciato a lucrare su questa mediazione, per cui io ti presento il brand X perché ti compri macchinari da me, o ti presento il brand X perché ti prendi la pelle da me. Se non ti prendi più la pelle da me, io ti faccio togliere il lavoro. Col tempo i brand ovviamente hanno sempre migliorato di più l'accesso a quello che è il lavoro con loro, anche se resta ancora complesso cominciare a lavorare con un brand senza che tu sia conosciuto. Non è impossibile, perché nel mio caso, l'ho raccontato anche nel mio libro, io sono riuscita comunque a contattare un'azienda, a farmi testare, quindi dobbiamo ricordarci una cosa, ed è importante, probabilmente la stavo perdendo di vista anche io, quindi capisco che tu non la sappia, che le aziende sono fatte di persone, anche le multinazionali, anche le grandi case di moda sono fatte di persone, quindi in questo settore bisogna intercettare le persone che parlano lo stesso linguaggio che parliamo noi, quindi fra terzisti e aziende. Insomma, l'azienda deve cercare i terzisti. C'erano gli intermediari, oggi gli intermediari si sono trasformati in altre figure, quindi magari sono figure più professionalizzate, e quindi vanno alla ricerca di gruppi affidabili. Prima l'affidabilità era come sai lavorare, adesso c'è bisogno di tutta un'altra serie di requisiti. Perché ti sto raccontando questo? Perché devi capire che dietro allo sviluppo di una borsa originale non c'è solamente la speculazione, come viene raccontato sempre, ma c'è tanto lavoro anche da parte dei brand che vengono demonizzati e da parte dei terzisti che fanno sacrifici tutti i giorni per potersi adeguare a tutto quello che gli viene chiesto senza avere tutele, e lo dico veramente fra virgolette, perché la normativa italiana, nonostante che tuteli subalpatto, parliamoci chiaro, se domani mattina un brand decide di toglierti il lavoro, la modalità
più o meno corretta di farlo lo trova sempre, quindi i terzisti si trovano ad essere isole singole in un mare enorme pieno di squali, dove può venire uno tsunami, dove puoi essere invaso da turisti vandali, insomma sei un'isoletta in un mare enorme. Per cui tutta questa filiera che ti dicevo prima di arrivare alla borsa porta anche altri tipi di soggetti che entrano in ballo, oltre agli intermediari, oltre all'azienda, oltre alla multinazionale, poi ci sono i vari ispettori. Negli anni anche questa professionalità che serve a controllare la qualità del prodotto, che ovviamente se tu immagini che le sedi dei terzisti sono dislocate pure lontane dalla sede centrale che gestisce il lavoro, ti rendi conto che hai bisogno di persone che ti aiutano a capire se quel terzista sta lavorando bene o male. Non tutti gli ispettori sono sempre state persone per bene, perché purtroppo, come dicevo prima, le aziende sono fatte di persone. Con gli anni le multinazionali e così le maison hanno cominciato a fare tesoro di certe cose e a capire che serve selezione anche in quel campo, e si è migliorato tantissimo. Tutto questo ha fatto arrivare che l'Italia è un grandissimo polo produttivo, e in questo momento storico in cui siamo frastornati fra il coronavirus e tutte le problematiche che ci sono, vale la pena ricordare questa cosa, perché non si ha la percezione del valore aggiunto che proprio questo settore porta all'Italia, a livello di tasse pagate, di persone impiegate, di sacrifici fatti, di persone che stanno pagando giorno per giorno con il loro lavoro tutti i sacrifici che ci sono, e vedono al Miraggio, dove veniamo da settimane che per la demonizzazione sembriamo degli appestati nel mondo, si è venduto pochissimo da parte delle case di moda. La Milano Fashion Week è passata completamente oscurata da tutto quello che giustamente è un grave problema, ma doveva essere un problema relegato magari alla sanità o a situazioni non strettamente legate all'immagine del paese, perché purtroppo immaginati un americano che deve venire a produrre da me, magari ha paura di venire in Italia perché pensa che ci sia la peste. Quindi tutto questo per dirti che se hai idea di come è complesso il settore della pelletteria, ti rendi conto che non è così scontato che ci possano essere dei problemi a lunga gittata. Se ti rendi conto che ci sono delle multinazionali alle spalle, significa che ci sono investimenti fatti in tutto il mondo, e quando una maison vende poco non significa che ci sono 100 pezzi in meno, ma vende nell'ordine di migliaia in meno. Quando chiudono i confini della Cina significa che i cinesi non escono a comprare, i cinesi non possono produrre materie prime, i cinesi chiudono i negozi di questi brand nel loro paese, quindi non si vende niente. E quindi persone come me o come tanti altri artigiani che producono la borsa, la scarpa, il portafoglio, fra poco potrebbero trovarsi senza nulla da produrre, perché stando alle stime purtroppo drammatiche degli ultimi tempi, la situazione non è rosea e ci sono numeri tosti da digerire. Ho letto di un articolo di Confindustria, appunto della sezione moda italiana, che sta cercando di mettere in allarme il governo per questo, e io nel mio piccolo voglio portarti questo ragionamento, perché c'è bisogno di una consapevolezza comune, e tutto questo porta anche consapevolezza del fatto che bisogna comprare prodotti originali, proprio per questo, perché incentivano tutto il lavorone che è stato fatto. È il momento ancora di più di dire di comprare prodotti originali e di opporsi alla contraffazione, perché purtroppo, ahimè, oltre al, come dire, al crack che si potrebbe presentare per molte aziende per mancanza di lavoro, ci sarà dall'altro lato l'alzarsi dei prodotti contraffatti, dove le aziende stupidamente cercheranno di produrre prodotti paralleli per poter sopperire alle mancanze di liquidità che ci sono nelle aziende. Non voglio riempirti di troppe informazioni, perché altrimenti il video diventa veramente complesso da gestire, però diciamo che in grandi linee, se hai delle domande, se hai delle curiosità, e se questo video ti ha suscitato interesse e ti è stato utile per qualche cosa, ovviamente commenta qua sotto. Ti lascio, come dire, a un piccolo quesito, che è quello di: primo, se sapevi, anzi te ne lascio a due quesiti. Il primo è se sapevi che, come dire, la struttura dei brand del lusso e delle produzioni è fatta in questo modo, e la seconda è se sai che
o comunque hai la percezione che quello che fai anche tu da singolo ha un impatto importantissimo su tutto quello che ti sta attorno, oppure sei una di quelle persone che dici tanto il mio atteggiamento non cambierà nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.